Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Noi siamo Sonia e Victor, viviamo in van da oltre 1 anno e mezzo, da circa 2 mesi siamo in Colombia. Con il nostro van. L'abbiamo portato dall'Europa. Oggi precisamente inizieremo questo video sempre nel dipartimento di Santander, per chi ci segue con costanza, specificatamente a Guadalupe. È un piccolo paesino di 4.700 abitanti. La strada non è per niente facile. Quindi se volete scoprire come siamo arrivati fin qui e come ci ha sorpreso questa strada che ci aspettavamo diversa, rimanete su questo video. Se ancora non siete iscritti, che cosa state aspettando, no? Mettete un bel mi piace. Dopo, quando avrete guardato il video, lasciate un bel commento e chiedeteci quello che volete, perché alcune persone ci scrivono magari in privato anche su Instagram, ma no, scriveteci qua sotto nel video così che tutti possano sapere anche cosa sta succedendo qui mentre noi viaggiamo in camper in Colombia. Direzione Guadalupe. Madonna. Cioè, è vero che si vedeva che era piccola sulla mappa, però. Oh. Oh. Cioè, non sono io che ho dei problemi a tenere ferme le mani, è proprio che palla molto, diciamo. Abbiate pietà, abbiate pietà. Quanti chilometri sono così? Oddio santo. 22 chilometri andando ai 30 all'ora. Occhio buche. Comunque Guadalupe ragazzi sembra che l'hanno voluta isolare per qualche motivo. Vogliono mantenere la specie, non lo so, e vogliono proteggerla perché è assurdo ragazzi. Praticamente la strada si fa sempre più piccola e la natura tipo la avvolge come se non ci passasse tanta gente. Però abbiamo la certezza che esiste un insediamento umano perché abbiamo incrociato un camion che porta la birra. Quindi stiamo sereni sotto questo aspetto, ci sarà gente. Cioè qui ci cadono pure gli alberi in mezzo alla strada. Oh, una bella pietra. Ma aspetti. Secondo me qui ha fatto brutto negli ultimi settimane. Wow. E la strada è brutta. Poi qua diventa una corsia piccola piccola con tanto di buche. Oddio. Allora, questi sono pericolosissimi, guardate la strada,
praticamente cioè, questo lato qui è a 25-30 cm più alto dell'altro. Cioè, boh, qua si allaga pure secondo me. Abbiamo già rotto una cosa noi una volta salendo in un posto del genere. Speriamo sia tutto a posto, però non ho sentito rumori, no? Guadalupe davanti a noi, guardate che posto meraviglioso. Cioè sembra una valle tipo paradisiaca. Eccoci arrivati, super belle le case, super carine, tutto molto occhio al muro, tutto molto bello tranne le strade direi, qua si stringerà tutto. Siamo arrivati nella piazza centrale, ci parcheggiamo qui. Vediamo un po' la situazione. Mamma mia, non finiva più ragazzi, non finiva più sta strada. Però non dovevamo tornare su poi. Però questa strada la dobbiamo rifare. Non dobbiamo tornare mai più. Cioè, no, però questa strada la dobbiamo rifare, questi 40-30 km qui, per forza. Bisogna tornare sulla strada principale. Oddio. Già. Sembra molto carino il paesino, abbiamo già anche salutato la polizia, ci hanno fatto un cenno e un sorriso, quindi bene. I pochi che arrivano qui saranno i benvenuti, mi aspetto. Eccoci parcheggiati, guardate che bellina che è la piazza della chiesa di Guadalupe. Speriamo si potesse dormire qui, noi dormiremo qua, però bisogna capire perché qui giustamente siamo davanti a delle finestre, gli togliamo la luce, però sono chiuse. Vabbè. La cosa bella qui è che se uno si ferma a parlare con le persone, tutti ti danno dei loro suggerimenti, ti dicono cosa fare e soprattutto se il posto è molto poco turistico come qui, pochi sono quelli che arrivano e saranno anche molto più contenti di vedervi, quindi ne valsa la pena direi. Che dirvi di Guadalupe ragazzi? Guadalupe è un paesino davvero bello. Arrivati qua non sembra che devi fare quella strada terribile. Sì, quella strada orribile per poter venire qua. Cioè io non so, come fanno a portare tutte le cose tramite quella strada? Sì. Pensate, una curiosità, questa chiesa che è bellissima che vedete, che abbiamo fatto vedere di Guadalupe, sembra una chiesa medievale come altre chiese che ci sono qui in Colombia, soprattutto in questa zona del Santander. No, vi sbagliate, non è così. L'hanno rifatta con le pietre in stile antico, quasi coloniale potremmo dire. Invece no, è una chiesa che è stata finita nel 1967, solo nel 2012 è diventata santuario. Tra l'altro prima non era la chiesa della Virgen del Guadalupe, che è una Virgen messicana, ma aveva un'altra santa e l'hanno poi cambiata, non so per quale motivo esatto. E la cosa più assurda che ho letto, l'ho letta qui, adesso nel pannello informativo, che pensate che per costruire questa chiesa con queste pietre non avevano i mezzi per portare camion così negli anni 60 quando la costruivano, e c'era una persona che aveva una Willys rossa, quella classica macchina ancora adesso che si usa molto qua in Colombia anche per il turismo, e portavano le pietre con quella macchina che è una specie di jeep per intenderci. Ma che stai a dire? Sì, c'è scritto là sotto. Porca vacca. Non so se hanno portato tutte così, ma comunque buona parte con quella Willys, giura? Sì, c'è scritto. Quindi questa è una cosa curiosa e fighissima, perché effettivamente un camion grosso tuttora non passa. Non oso immaginare 60 anni fa come doveva essere la strada. Il parco sembra finto, cioè non so come dirvi, il prato, il verde del parco, cioè ragazzi sembra finto. Cioè, tu lo vedi con questa luce che sta calando adesso, no?
È bellissimo. Sembra finto, cioè è tutto Sono super, i colori super di ordinato. Santander che sono pazzeschi Sì, comunque. sì. Cioè, Anche al del sole al pomeriggio sono ancora più belli. Madonna. Poi con queste palme, che c'è? Perché ci sono le palme qui? beh, siamo con un clima tropicale. È vero, è vero. Non saprei dirvi a che altitudine siamo, però... Aspetta, tieni qua, te lo dico io. Lei subito, è in diretta, Io ve sono lo diciamo pronta. ragazzi, ve lo diciamo. Allora, non c'è scritto. Ah, 1500 metri. 1505 metri precisamente. Ci troviamo a 1500 metri e adesso ci saranno 30 gradi, dai. Sì, stasera ce ne saranno 20, 15. 19, 18 e quindi ragazzi abbiamo trovato C'è il sempre clima. un'escursione termica, ma bellissima. Allora, io propongo, se portiamo il mare a Santander, veniamo a vivere qui. O dobbiamo portare Santander al mare. Potremmo portare Santander al mare. Così diventa come le Canarie. Il Santander Montagne e mare. è sempre il dipartimento in cui ci troviamo adesso, perché la Colombia è divisa in dipartimenti, che è un po' come se fossero delle regioni piccole in Sì. realtà, perché Piccole. Vabbè. sì, no, perché sono un po' più piccole di una regione italiana, per una persona che inventa una regione italiana, un pochino più piccole. Ah. Come fosse una via di mezzo fra delle province e la regione, più o meno come dimensione. Basta girare l'angolo della chiesa e siamo in campagna, nella natura. I cavalli, che meraviglia! Qua c'è il cimitero e qui c'è un'altra cappella. Qui sarebbe anche un posto perfetto per dormire, eh? Qui, ragazzi. Noi che andiamo in giro praticamente vediamo dei parcheggi. È un bellissimo posto qui. Tac, è pure in piano. Oh. Perfetto. E l'uscita non è niente male, eh. Boh, possiamo andare a chiedere alla polizia. Sì. O al vicino di là, siamo qui un giorno, Io due. direi più che alla polizia, chi ha il terreno, boh. Perché secondo me di qualcuno, giustamente qua ci sono 2 cavalli, 3 cavalli. Boh. Questo paesino non ha una chiesa, ne ha ben 2, anzi c'è pure un'altra cappella. Ci sono 4. Guardate, Una dove c'erano quei 2 signori seduti. Questa è la seconda. Quella è la basilica, il santuario. La terza è quella e l'altra attaccata al cimitero. La principale, poi è una cappella solo quella là. Comunque Vabbè, per essere un sono paesino, tutti luoghi del Signore. per essere un paese di 4.000 abitanti, guardate che carino, tutto curato. Abbiamo parlato anche con dei signori seduti sulle panchine, ci hanno raccontato che il paese è sempre stato così piccolo e che in realtà non è cambiato molto negli anni, mi ha detto il signore, è sempre stato così. Lui ha detto che è nato qui, è vissuto qui tutta la vita e adesso ancora non so quanti anni avesse, ma era anziano. Ne aveva un bel po', penso. Sì, più di 80, 85, non saprei. Tutto che qui adesso ci sono delle cose turistiche che adesso anche le fanno pagare, ma poco. Infatti domani l'idea era quella di andare a fare una passeggiata che c'è fino al fiume dove si creano Dei una cosa piccoli speciale, pozzetti, dei piccoli sì. pozzichi naturali. Dove casca l'acqua, si crea un pozzo e la gente ci si fa il bagno qua. Sì, che si chiamano las gachas. Magari domani mattina andiamo a vedere perché di solito è il momento migliore, perché nel pomeriggio tende ad essere brutto. Ovviamente tutti i giorni tranne oggi, che in realtà non avevamo grandi piani. Comunque, domani vedremo. Wow, bellissimo. Bonito este colegio, yo. Esa es la historia como de la llegada aquí de las hermanas de Colombia. Pero primero una hermana, ¿no? Praticamente il Signore ci stava dicendo che qui sono arrivati i salesiani 100 anni fa e hanno costruito questa chiesa Questa chiesa e l'hanno donata. e anche la scuola. Questa scuola, sì. Che è bellissima. Madonna, è bella. Questo è, sì, è il padre salesiano. Sì. El colegio es con internado. Ah, es con internado. Sí, entonces ¿Y entonces dónde están las niñas? Ah, dai, quindi vivono acá. sí, con internado. Pero también puede venir gente que vive aquí en el pueblo a estudiar aquí, ¿o no? No, sí, sí, que van saliendo cada año, deja su mural. Hola, buona. Comunque i negozietti sono super carini qui. Ovviamente da fuori tu non sai che cos'è, però leggi le insegne e ogni negozietto fa tutto. Questo trasporta anche un armadio. Questo trasporta cose. Guarda La quante cose drogheria. trasporta. Madonna, la signora vende souvenir, ristorante. Qua hanno già chiuso ma vendevano carne. Oh, sono stati tutti carini con noi fino adesso, eh? Sì, vabbè, la gente è molto gentile qui in Colombia. Sì, è vero, è vero. Bisogna essere però i primi magari a volte a... no? A interagire. A interagire. Beh, perché magari non sanno se tu parli spagnolo o meno. Esatto. E alla fine riusciamo sempre a tirarne fuori delle cose interessanti. Impariamo un sacco di cose parlando. Lui aveva caricato ben bene. Guardate il mulettino, ha parcheggiato la macchina qui
La moto, la moto. Stiamo guardando la partita della Colombia con la maglietta della Colombia. Non siamo amanti del calcio, però se gioca la Colombia... Non siamo amanti del calcio, però abbiamo visto che oggi c'era la partita e tutti avevano la maglietta. Madonna, Oggi per è strada. Colombia-Venezuela, ragazzi, molto interessante. Ma una curiosità per gli italiani che ci stanno guardando, e sicuramente ne sanno più di calcio che di noi. Però la gente qua non si odia, cioè colombiani e venezuelani non hanno quella forma di insulti Verso i francesi. pesanti che noi italiani abbiamo contro i francesi. Vabbè, non so se c'è un francese che ci guarda, forse Aureli, però è un attimo che insulti i francesi. No? Prima che ci bloccano il canale, volevamo solo dire che qui sembra che i venezuelani e i colombiani siano abbastanza, come dire, più tranquilli fra di loro. Abbiamo parlato anche con la polizia per stare parcheggiati qui nella piazza perché non volevamo problemi e poi perché ci sembrava carino la prima volta che lo facciamo davvero. E quindi abbiamo chiesto alla polizia dove parcheggiarci, sarà un problema, mi hanno detto che qua andava benissimo, però abbiamo pensato che domani ci spostiamo vicino al cimitero perché là veramente non avremo problemi, potremo anche aprire la porta, qui ovviamente no, cioè dormi e te ne devi andare. Nel frattempo Victor si è pure messo a cucinare. Adesso facciamo una bella pasta per domani, quindi qua sto cuocendo la pasta, la farò con zucchine, pomodorini e magari formaggio a cubetti tipo simile alla feta. E per cena ho fatto delle lenticchie ieri e quindi scalderemo un po' di lenticchie con del riso. Qui in questa casa siamo super internazionali, mangiamo un po' di tutto, cioè mangiamo colombiano a cena e domani a pranzo mangeremo pasta, un'insalata di pasta. Per essere in una famiglia metà italiana mangiamo pochissima pasta, ragazzi. Cioè non è che non mi piace o che a te non piace, saltando tanto spesso il pranzo è il momento in cui la mangiamo di più, non la stiamo mangiando, non ve ne frega niente, volevamo dirlo così. Come si soleva dire, abbiamo chiesto alla polizia. Dobbiamo smammare. Allora, praticamente cosa è successo? Abbiamo parlato con la polizia, però che cosa è successo? Praticamente abbiamo parlato con gli unici due poliziotti che non sanno niente, perché sono appena arrivati e quindi ci hanno detto parcheggiatevi pure lì, ma non va bene. Già hanno chiamato, pensate? Quindi, anche se non c'è un'anima qui nella piazza, a quanto pare dà fastidio, vabbè. È successo un incidente una volta, però insomma mi sembra un po' una cosa così. Ci dobbiamo levare, ma Victor aveva messo l'acqua della pasta, quindi un casino. Adesso sistemiamo tutto, abbiamo messo i cunei e tutto. Scendiamo e andiamo al cimitero. Ragazzi, purtroppo può succedere, ma è la prima volta che ci succede così. Cioè tu chiedi alla polizia ti dice mettiti pure lì, tu ti metti, loro ti dicono no scusate abbiamo sbagliato, dovete spostarvi, andatene di là. Che roba, ci viene da ridere perché sono stati gentilissimi. Vabbè, però sono super gentili. Però fa ridere perché abbiamo chiesto a loro, non l'abbiamo mai chiesto nella nostra vita. Vabbè. Siamo dovuti venire in retromarcia, ragazzi, da laggiù tutta questa strada. Ma abbiamo capito che ci ha fatto spostare, è l'unico che non abbiamo salutato. Mi sa che abbiamo la testa bassa, allora devi mettere dall'altra parte. Che cosa curiosa che è appena successa. Fa troppo ridere, Se tu lo racconti non sembra vero. No. Comunque il poliziotto era secondo noi super vergognato del fatto che si doveva far rispostare. Fatto sta che Victor ha dovuto buttare l'acqua della pasta. Vedi, lei fa solo casini quando deve stare buona. Lei deve stare buona, quando io cucino deve stare di là. Non la mangiare, scusa. No, non sporcarlo qua. Questo è per la pasta adesso. Vabbè, sempre buono. Oh. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani, vi portiamo. Ma stai parlando là e il microfono qua. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani, vi portiamo a Las Gachas. Abbiamo il microfono qui e quindi devo parlare così abbracciando. Tengo un microfono qua. Tengono un microfono qua. È un incrocio fra un italiano, spagnolo e un napoletano. Buonanotte. Buongiorno ragazzi. Oggi ci appropinquiamo a fare una piccola camminata verso Las Gachas. Ci stiamo sistemando per partire. Oggi ci siamo svegliati con calma, molto probabilmente abbiamo deciso di lavorare al pomeriggio, anche se sappiamo che lavorare al pomeriggio è una mezza verità perché non siamo tanto bravi mentalmente a concentrarci quando lavoriamo nel pomeriggio. Bene, partiamo, sono pronta. Vai.
ragazzi, si parte per la camminata. E anche oggi abbiamo una piccola compagnia, un cagnolino che ci accompagna. Ovunque andiamo ci adottano dei Sempre un cani, cane, quindi forse non c'è bisogno di comprare un No, cane. io non credo. O di salvare un cane. No, infatti. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Il nostro cane fa cose strane. Comunque i cani qua sono una cosa Ma assurda. sono troppo carini, nessuno sì. mai ci ha aggredito, tutti sono carini. Ieri uno mi ha messo addirittura le zampe fino a qui, si faceva coccolare, È bellissimo. vero. Teneri sono. Guardate che belli questi fiori selvatici. Da me erano bianchi però più piccoli e si faceva così. Ah, ma no, sono diversi. No, quelli là hanno la forma del naso, tu facevi ti si chiudeva tutto. Questo semplicemente è bello e basta. No, perché gli manca un petalo. Comunque molto bello il percorso, tutto pavimentato, adesso si è stretto un pochino e camminando ci sono in realtà tanti terreni privati dove le persone vivono, ci sono bellissime case, vendono anche qualche bevanda, gelati, così magari uno passando gli compra qualcosa, magari dopo più tardi gli compra un ghiacciolo, così, veramente paradisiaco. Tutte colline verdissime, piene di uccelli. Stiamo arrivando e si vede già com'è fatto il fiume, perché il fiume è tutta una roccia, proprio sembra una roccia unica. E guardate che bello prima di arrivare. Cioè, è magico. Poi il contesto è pazzesco. Guardate come passa il fiume, è come se tagliasse la roccia, no? E va dritto. Guarda lì, crea una pozza. Madonna, ragazzi. Tocca un po' l'acqua, vedi com'è? Ma qui è calda perché è bassino, però secondo me le piscine bella freschina, Cioè, non che questa sia calda, per carità, però non è fredda. Assurdo, e quindi ti puoi fare il bagno lì dentro, guarda. Che figata, ragazzi! Guardate che roba, sono delle mini piscine tonde perfettamente a cerchi. Sì, c'è poca acqua però, ce l'avevano detto. Wow! Qua di qua. Scivola, Questa è profonda, Ragazzi, questo va giù, Quello va dentro e Ti risucchia! sei finito. Guardate questo manco si vede. Non ti avvicinare di più. Madonna. Buona. Dicono di farlo con i calzini. Profonda. No, mettere piedi giù. Si sente tipo come una pressione. È più alto di me, è molto più alto di me. Sì, sì. Non tocchi? No. Quindi un piede lo tengo qui e l'altro. Però bellissimo, ragazzi. Meraviglia. Sembra una specie di jacuzzi depotenziato. E dicono di farlo con i calzini perché con le scarpe da mare, le scarpette quelle che si usano sugli scogli, dicono che si scivola. Però secondo noi c'è poca acqua e quindi è abbastanza facile non cadere, anche scalzo. Comunque venire nel fine settimana credo che sia un incubo, ma in settimana ci siamo solo noi e un C'è ragazzo. nessuno. Che però è qui, ma non, secondo me vive qua. Cosa strana, l'acqua è tipo torbida, però è freschina, ma non troppo, freschina è vero.
È strano, è strano. È pieno di minuscoli insettini neri che si muovono e che si mettono sulle gambe. Sembra una cosa schifosa, ma in realtà no. Questa è una pozza d'acqua fredda, non so perché, ma è particolarmente gelida. Però è bellissimo perché comunque ora fa molto caldo, quindi un grandissimo sollievo e il panorama, l'atmosfera è così con nessuno, è bellissimo, ragazzi, meraviglioso. La cosa brutta di mangiare in questa modalità con Sonia è che lei il 100% delle volte mangia più di te. Quindi lei a un certo punto tu stai chiacchierando e lei si assenta dalla conversazione e mentre tu guardi gli uccelli, il paesaggio, cose, lei finisce, tu dici ma scusa ma dovevo mangiare anch'io. Ah sì? Sì ragazzi, quindi mi conviene dividere il territorio subito. Sto dividendo perché tu... Voi direte perché non mi portate due piccoli? Perché è più comodo portarne uno solo. Comunque è proprio bello qua. Tutto. Il paesino, l'escursione fino a qui super facile. In questi campi pieni di animali, uccellini, cavalli, mucche. È super, come dire, sembra finto. No, è molto, Così molto bucolico, tranquillo. così. Ma sì, ma poi è proprio bello. Una luce meravigliosa. Il sole è potentissimo. Ieri sera si sta una bomba, c'erano delle stelle ieri. Pranzo finito ragazzi. Vedete? Lei si è mangiata tutto alla fine. Non è vero. Guardate, guardate. Non è vero. Non sto scherzando, Io faccio vedere, Abbiamo alternato. Quindi adesso tocca Bananina. il rimpiazzo della gassosa e il dolce una bella bananoschki. Oh, comunque questa borsetta frigo mi hai tanto preso in giro che l'abbiamo comprata in Svezia, ma è una potenza. No, apri il coso, metto... Bello portarsi il pranzo, Sì, Una cosa figa, vuol dire che siamo in giro. siamo organizzati. Sì. Buongiorno ragazzi. Oggi non abbiamo delle buone. Più che un buongiorno è un giorno, direi. È un giorno che... Io mi sono svegliata ieri sera, sono andata a dormire e stavo malissimo. Ho la febbre sicuramente, anche se non lo sappiamo perché abbiamo il termometro dentro la batteria. No, dobbiamo comprarne un altro, secondo me facciamo prima. E ho preso delle cose che avevo comprato qui a Santa Marta, teoricamente delle pastiglie per abbassare la temperatura, ma non fanno niente ragazzi, sembra di prendere acqua. Ho trovato l'ultima tachipirina che abbiamo, perché purtroppo mi sono scordata di comprarle prima di partire. Vediamo se è perfetto, perché di solito con la tachipirina l'altra volta che ho avuto febbre la mattina stavo meglio, oggi no. Proprio male, ma proprio mi sento come se mi avessero pestato di botte. Ho dormito malissimo, alle 10 un quarto mi sono addormentata, ho fatto dei sogni orribili, brutto svegliarsi così. E oggi dobbiamo anche guidare. Quindi ci svegliamo di buon'ora presto, subito, perché dobbiamo fare all'incirca 12 ore di viaggio. Un po' domani, oggi un po' domani. Oggi e domani cerchiamo di smaltirle così, quindi però ci svegliamo subito. Se lei sta così, tanto vale che ci muoviamo, ne approfittiamo, perché volevamo lavorare stamattina. Io non sono in grado per nulla. E quindi no. Quindi niente ragazzi, oggi si parte in viaggio con una malata. Viaggio col malato. Signori, stiamo andando via da Guadalupe con il bottino. Abbiamo trovato il paracetamolo, che esiste quindi. Il paracetamolo si chiama Deve fare questo. Non riusciamo a fare un discorso perché c'è sempre qualcosa per strada. Dove si ferma questo qui? Non lo so. Ah, deve far passare la macchina. Si chiama acetaminofén. Paracetamolo. Questo è il paracetamolo. In Colombia non esistono le pastiglie da 1000, quindi bisogna prendersene 2 da 500. Non so se parlando con un farmacista ti direbbe che è uguale. Secondo me non è uguale, però... Hasta luego! La cosa curiosa è che qui in Colombia vi vendono anche solo una singola cosa di farmaci. Cioè, per dire, non vi vendono per forza la scatola chiusa. Se volete sì, come abbiamo comprato noi, ma se no la gente, cioè tu vai in farmacia e ti vendono solo questo con 10 pastiglie
È una cosa stranissima, perché tra l'altro... perché magari perché costa comunque. Perché costa, però è una cosa strana perché in realtà dovete sapere, non so se lo sapete, magari sì, è così anche per i cosmetici. La scatola di carta non ha solo una funzione di comodità per portare tutto insieme, ma anche protettiva per quanto riguarda il calore. Quindi sia che uno si compra una crema, sia che uno si compra un farmaco, lo so perché io lavoravo in un'azienda di produzione cosmetica. È importante che sia nella scatola, quindi è una cosa curiosa perché loro te lo vendono così e quindi tu se vai volendo ti compri solo un blister di pastiglie. Questa cosa è assurda. E abbiamo comprato anche termometro, perché alla fine è più facile comprare un altro che cercare la batteria. Sì, che non sappiamo dove prenderla qui al momento. Bene, lasciamo Guadalupe che ci ha regalato 2 giorni molto belli in mezzo al verde. Ora Victor si deve risparare, cioè ci rispariamo, poi è lui che guida. Una strada bruttina. Poi tra l'altro ieri sera... Però è presto, dai. Ieri sera ha diluviato, quindi magari, sai, può essere anche che sia un po' di frane qua e là. Oggi... Ieri ha piovuto forte, chiaro. Esatto. Non ci avevo pensato. Vediamo com'è. Speriamo bene. Oh ragazzi, questa strada sempre più... No, ma abbiamo beccato questa, ci siamo rimasti fregati. È spento, se no si spegne. Io sono l'unico che non è riuscito a sorpassare questa signora. E lei va lenta. Occhio. Madonna sa. Mamma mia, poi ci sono i Tra cani. cani, buche, gente che si ferma a fare la pipì per strada così. Oh. Guardate ragazzi, trasporti eccezionali. Praticamente questo tipo ha la testa infilata dentro la scala. Ogni tanto la tira fuori. Ogni tanto sì. Però la strada è piena di buche. Quindi è pericolosi. Oh! Occhio al buco gigante. E in più ci sono parcheggiate macchine, moto. Sì, dove non dovrebbero essere parcheggiate, cioè. Tutto buche. Per quello ci vogliono 6 ore. Oh. Guarda questo. Per quello ci vogliono 6 ore per attraversare 6 ore per fare 150 km. 6 ore per fare 240 km. Così per farvi capire. Per fortuna Waze, che è molto meglio di Google Maps qui, usiamo Waze quasi sempre perché Google Maps non segnala le buche e a volte ci fa fare delle strade peggiori, brutte. Quindi Waze in Colombia è meglio e segnala anche con più precisione il traffico, incidenti, lavori in corso e tutto quanto. Per chi ci ha chiesto in un video precedente come funziona con l'AD-Blue, volevamo aggiornarvi sul fatto che abbiamo fatto AD-Blue e ci hanno detto proprio chiaramente che si trova nelle strade principali. Perché a quanto pare tutti i camion di grande taglia, insomma, di grandi dimensioni, hanno l'AD-Blue e qui si chiama Urea. Sì. E ci sono delle pompe come in Italia, tu vai nella pompa e carichi l'AD-Blue. Quindi esiste, insomma. Tutte le strade nazionali. Sì, quelle principali, insomma, via. L'abbiamo pagato poco. L'abbiamo pagato 3.800 il gallone, quindi esattamente circa 25 centesimi al litro? più o meno, circa. 25 centesimi al litro. In Italia costa 1,10 euro, 1 euro. Sì, comunque meno di quanto avremmo pensato, quindi siamo super contenti perché si trova, l'abbiamo caricato e quindi c'è. Al momento in Colombia, negli altri paesi vi faremo sapere. Però magari piccolo spoiler rispetto all'AD-Blue. Forse ci leveremo quell'impiccio. Sì, stiamo valutando di bypassare il filtro antiparticolato, però vi faremo sapere se lo faremo e ovviamente ne parleremo con più precisione. Sì, se lo facciamo tipo tra 20 giorni. Può essere interessante per chi ha in programma un viaggio qui, ma soprattutto penso per chi ha interesse nei motori, perché le persone che vengono qua sono poche, ma chi invece interessa nei motori possono essere molte più persone. Qua non è obbligatorio, quindi... Sì, qua le macchine non hanno il filtro antiparticolato, quindi non hanno il problema che abbiamo noi, che se si intasa c'è il rischio che si ferma la macchina e sono veramente cazzi, possiamo dirlo.